Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta della giustizia. Amici della bilancia, può essere un periodo, diciamo, dedicato al regolarizzare certe faccende piuttosto che al riequilibrio di certi stati psicoemotivi, o più, diciamo, nel concreto potrebbe proprio essere un periodo legato a questioni burocratiche o che si risolvono o da risolvere. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link alle previsioni per il secondo semestre del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno di metafisica base che vi spiega cosa sono e come funzionano i chakra e l'altro è un corso di tarocchi base. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per agosto. Partiamo da una sacerdotessa, dalla temperanza, da un 10 di spade, asso di spade, scusate, asso di spade, 4 di coppe, asso di denari, la morte e re di coppe. Bene ragazzi, allora questa è una stesa nuova e andrà a sostituire le stese precedenti generali che facevo dei primi 15 giorni del mese e dei secondi 15 giorni del mese. È un po' diversa rispetto all'altra, nel senso che non c'è una scansione temporale, ma vi dà un'idea del movimento energetico più importante in ogni settore della vostra vita. Quindi andremo a vedere l'amore per i single, per le persone in una relazione, andremo a vedere gli occupati, i disoccupati, il flusso di denaro, insomma, andremo a fare una sorta di carrellata generale per tutto il mese. È importante per me poi avere un vostro feedback che mi potete lasciare nei commenti e inoltre vorrei dirvi che questa lettura la inserirò in quelle private, nelle sessioni private. Sarà un video registrato, dura circa dai 20 ai 30 minuti dipendendo dalle carte che escono e per tutto il mese di agosto sarà in promozione. Quindi adesso sono gli ultimi giorni di luglio dove è attiva la promozione della lettura semestrale che è a 20 carte, quindi molto più completa e dura dai 40 ai 60 minuti. Ad agosto ci sarà questa. Sono entrambi video registrati. Comunque per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail, io ho preparato una lettera e ve la posso mandare. Bene, ritornando alla lettura. Allora, partiamo da questa sacerdotessa. Qui c'è come una presa visione, mi verrebbe da dire un'intuizione nel mese di agosto. Andiamo a vederla. Adesso andiamo a vedere tutte le carte una per una, quindi potrebbero uscire anche dei messaggi solo spot così. Poi vi dirò settore per settore il movimento più importante che sento. Ok, allora abbiamo una regina di coppe, e un 5 di coppe. C'è qualche questione legata all'emotività
è come il superare un certo tipo di stato emotivo, il vedere oltre, mi viene da dire. Andiamo a vedere la temperanza, perché comunque la temperanza mi parla di guarigione, quindi probabilmente di guarigione, di equilibrio, di pazienza anche. Anche qui è uscito un 7 di pentacoli che mi parla di pazienza. Sì, sento che probabilmente è un periodo dove avete bisogno un po' di seguire il flusso. Come vi posso dire? Sì, di sedervi e osservare semplicemente quello che succede intorno a voi. Abbiamo un 7 di coppe e la giustizia, nuovamente. Probabilmente c'è qualche questione burocratica, qualche tema legale, ragazzi, che state attendendo. Allora, devo dire che essendoci anche qui è facile che venga risolto questo tema burocratico, venga concluso nel mese di agosto. Andiamo a vedere il 10 di spade. 5 di pentacoli, 8 di bastoni e ruota della fortuna. Che interessante perché qui abbiamo una carta di carenza economica, mentre qui abbiamo una carta di abbondanza economica. È come se si chiudesse un ciclo e ad un certo punto arrivasse una comunicazione che vi apre un po' le porte per, mi viene da dire, una nuova speranza e una nuova chiarezza mentale. Andiamo a vedere l'asso di spade. Re di pentacoli e re di bastoni. Allora, devo dire che questi due personaggi potrebbero rappresentare, mi viene più da dire, o amici o parenti o sì, o amici o parenti più che questioni, diciamo, legate al lavoro. Potrebbe esserci come una conversazione chiarificatrice con qualcuno. Ora, dipendendo dall'età che avete, potrebbero essere fratelli, cugini, amici o padri. Beh, anche figli. Sì, un po' tutto, ragazzi, un po' tutto. C'è come una... o è una nuova chiarezza mentale che arriva grazie a queste persone o con queste persone, oppure sono loro appunto che sì, vi aiutano. ehm. Devo dire che l'asso di spade parla anche di una comunicazione, siccome avete anche qui l'otto di bastoni, può essere che nell'ambiente intorno a voi qualcuno vi comunichi un qualche tipo di nuova possibilità, un qualche tipo di... perché con la ruota della fortuna ho l'idea che sia un qualche cosa che prima non vedevate, perché giustamente prima c'è il 5 di pentacoli, come se fosse una carenza. E il 10 di spade, siccome è l'arcano minore della morte, che tra l'altro sono in linea, ehm, è come se ci fosse stato un sentimento, un'emozione, una situazione di carenza che poi cambia e diventa sì, di abbondanza grazie a questa comunicazione. Ora, il fatto che ci sia la ruota della fortuna, che io parli di carenza, sì, è vero che anche questo è denari, quindi per qualcuno fa riferimento ai soldi, però non necessariamente è legato ai soldi. Difatti il 5 di Pentacoli è anche una carta che mi parla di dipendenze non solo finanziarie, perché magari appunto c'è questa carenza, ma anche di dipendenze affettive, dipendenze emotive, dipendenze lavorative anche. Va bene, andiamo avanti, andiamo a vedere il 4 di coppe, 6 di bastoni e 4 di coppe di nuovo.
ragazzi, qui c'è qualche tipo di questione, ma infatti siamo un po', è da lì che siamo partiti, qualche tipo di questione che secondo me non avevate tenuto in considerazione. Ed è per quello che si passa da una situazione di carenza a una situazione di abbondanza. Andiamo a vedere l'asso di denari. Perché l'asso di denari, e qui avete anche la ruota della fortuna, mi parla di un dono, di un nuovo inizio, di un qualche tipo di idea che magari si potrebbe concretizzare, un nuovo percorso, un nuovo progetto, nuove aspirazioni, mi viene da dire. Andiamo a vedere la morte. 3 di spade. 9 di bastoni, fante di coppe, 5 di bastoni e la luna. Ho l'idea che dentro non stiate troppo bene, ragazzi, perché ho carte di zone d'ombra che vengono fuori, anche la sacerdotessa mi parla di cose che vengono a galla, potrebbero esserci dei sacrifici da dover fare, qualche cosa da tagliare. Normalmente, guardate, la giustizia parla di legge di compensazione e per far entrare qualche cosa di nuovo nella vita bisogna tagliare con il vecchio, bisogna lasciare indietro qualche cosa. È come l'esempio degli armadi. Io prima devo buttare o comunque togliere dei vestiti e fare spazio a quelli nuovi se voglio che ci entrino, perché la capienza è quella poi a un certo punto. Andiamo a vedere il re di coppe. Devo dire che tutta questa sorta di spirito di sacrificio di cui mi parla il tre di spade, sento che vi trasformerà un po' in questo re di coppe. Quindi è come se ne acquisirete una maggior maturità emotiva, una maggior concretezza, una maggiore stabilità interna, nonostante tutto quello che può succedere fuori, fondamentalmente. Perché il re di coppe è qualcuno che ha maturato già un certo stato emotivo, di calma interna. Allora, ragazzi, partiamo dall'amore. Devo dire che non va malaccio, però non è neanche un periodo con i fuochi d'artificio. Potreste avere delle questioni burocratiche da risolvere con il vostro partner o potrebbero anche essere questioni legate a delle case. Anzi, se questo 5 di pentacoli fa riferimento al fatto che vi sentite magari in carenza economica per affrontare un certo tipo di spesa, qui con l'8 di bastoni e la ruota della fortuna, secondo me potrebbero arrivare i finanziamenti che state aspettando, i soldi, gli aiuti, potrebbero essere, non lo so se potrebbero essere risarcimenti, però comunque, se state aspettando dei soldi, io ho la sensazione che arrivino. Ehm, dico, soldi che aspettate, vabbè, sia in relazione alla coppia sia in generale, vale per tutti.
Allora, partiamo dai single. Ragazzi, devo dire che sarete prudenti. Vedo questo mese di agosto con molta prudenza, fare un passo alla volta e cercare di vedere quali sono le varie possibilità che avete. Vi dico, potenzialmente pretendenti ce ne sono diversi, però ho come la sensazione che vi prenderete i vostri tempi, farete le cose a vostro ritmo. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora sento che sarà un periodo di equilibrio, di tranquillità, dove si stanno valutando le possibilità per il futuro, dove si stanno valutando questioni anche a livello burocratico, considerato che abbiamo la giustizia. Potrebbe esserci la necessità di regolarizzare alcune cose all'interno della coppia, sapete, tipo le regole della casa o cose di questo genere. Per chi invece è in una relazione ni, ovvero non ben definita, e allora la vedo lenta, sinceramente, ragazzi. Ehm, è come se ci fosse bisogno di concretizzare alla fine, perché tante parole, però le cose sono troppo a rilento. Avendo la carta della giustizia mi dice proprio che c'è qualche cosa che dovete tagliare da questa dinamica di comportamento per far sì che la relazione sia in equilibrio. Comunque tutto sommato è un mese abbastanza tranquillo dal punto di vista delle relazioni romantiche. Parliamo invece di sentimenti e affetti un po' più in generale, quindi magari guardiamo gli amici piuttosto che la famiglia, le persone che vi stanno intorno, ok? E qui devo dire che potrebbero esserci delle novità, come delle nuove persone che conoscete o in realtà non ho molto che mi dice che sono nuove, però ho due assi, quindi o è nuova la persona o è nuova il tipo di conversazione che si instaura. Comunque c'è come un cambio, se vogliamo, di veduta. Potrebbe essere, ragazzi, che qualcuno arrivi una comunicazione che potrebbe veramente cambiare le carte in tavola. Ehm, Potrebbe arrivare sia da parte degli amici sia da parte della famiglia, ripeto, non ho una specifica in questo senso, quindi da parte delle persone intorno, però ho come la sensazione che sì, potrebbe esserci un qualche tipo di comunicazione che cambia le dinamiche con questa ruota della fortuna e mette chiarezza mentale. Se parliamo di lavoro, mm, non vi vedo un granché entusiasti se vi tocca lavorare nel mese di agosto. Ma non è che non siate entusiasti di lavorare nel mese di agosto, è che non siete entusiasti del lavoro, secondo me. Io ho come l'idea che vi sentiate un po' un numero, che non riusciate ad avere quel riconoscimento, quell'apprezzamento, magari anche quell'aumento di stipendio che meritereste. Però vi dico anche una cosa, siete in una fase di 4 di coppe dove, diciamo, da un lato non vedete ancora bene le cose fuori e dall'altro con la sacerdotessa è un po' come se foste focalizzati dentro, perché anche qui avete tante carte di sofferenza, di lotta, zone d'ombra che vengono alla luce. Quindi io credo che sarà un mese più rivolto al che cosa state vivendo dentro, piuttosto che a quante opportunità ho fuori, che altre opportunità ci sono, magari a livello lavorativo, perché questo è quello un po' che sento. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, prendetevi il mese sabbatico. Non vi vedo né con il giusto entusiasmo per partire alla carica e, insomma, fare dei colloqui anche, come se non aveste la grinta necessaria in questo mese. Ehm,
E poi sinceramente vi sento un po' abbattuti, cioè è come se non aveste né le energie fisiche né le energie morali, mi viene da dire. Se siete dipendenti, ecco qui è proprio la fase dove vi sento più tristi, più anche rassegnati certe volte, come se avessi bisogno di più ma non vedeste soluzioni alternative al cambiamento. Ma abbiate fede, perché qui arrivano comunicazioni, arrivano doni, arrivano cambi, c'è una chiusura di ciclo, c'è due volte la giustizia, come se la giustizia parla anche di contratti, quindi potrebbe essere che ci siano come dei nuovi contratti anche per qualcuno. Però ecco, diciamo che se siete dipendenti non sarà un mese proprio idilliaco quello di agosto, però sono solo 30 giorni, passano in fretta. Se invece siete autonomi, allora ragazzi, se siete autonomi, sento come se aveste bisogno di una mano, di un aiuto. Può essere che qui qualche cosa arrivi o sotto forma di denaro o sotto forma di opportunità o sotto forma di consigli, consulenti, chiacchiere. Qualcosa arriva, però non vi sento neanche a voi con la grinta necessaria per ripartire a settembre, mi viene da dire. Se per caso quello che vi demotiva è che vi manca un certo titolo di studi, un certo corso professionale, una certa specializzazione, ehm, vi dico, sento come se la cosa vi preoccupasse molto, però mi dico anche che, insomma, non è mai troppo tardi per imparare e se il vostro problema sono i soldi, che non avete i soldi necessari per comprare questo corso, anche qui vedo che le cose cambieranno. Parlatene con qualcuno, parlate con i vostri genitori, parlate con gli amici. Magari non avranno i soldi da prestarvi, ma hanno qualche idea geniale da darvi per trovare questi soldi. Parliamo di soldi. Allora, vi dico così perché? Perché vedo che in questo mese potrebbe arrivare un dono. Avete ruota della fortuna, asso di denari. C'è anche, c'è anche l'asso di spade, come se fosse una comunicazione che mi richiama un po' l'otto di bastoni. Però vi devo dire che ho l'idea che si aprirà una nuova strada, ripeto, una nuova chiarezza mentale, potrebbe essere un nuovo modo di concretizzare le cose, un nuovo modo di gestire il denaro, un nuovo modo di ehm, come vi posso dire, recuperare denaro, cioè magari, vi dico, qualcuno potrebbe trovare un secondo lavoro, per esempio, oppure si potrebbero fare dei tagli, considerato che abbiamo la giustizia, su quelle che sono, diciamo, le spese che potrebbero ritenersi superflue. Però qui ho proprio l'idea che arriverà qualche cosa di inaspettato. E ho proprio idea che sarà questo qualche cosa che arriva con la ruota della fortuna e l'asso di denari che vi, tra virgolette, destabilizzerà un pochettino. Qui c'è un qualche tipo di questione che voi prima non vedevate che secondo me viene a galla nel mese. C'è come la comprensione del fatto che probabilmente si è stanchi di magari del lavoro che si fa, semplicemente della routine, c'è una sorta di stanchezza, devo dire, mista a paura che vi fa tirare un pochettino indietro. Però quando arriva questo asso di denari, sento che le cose cambiano, c'è la morte, c'è come una sorta di trasformazione interna. E così terminiamo con un bel re di coppe. Quindi io qui ho proprio la sensazione che ci sarà un'evoluzione a livello emotivo per quello che riguarda la vostra sicurezza, sia emotiva sia finanziaria. Ah, scusate, non ho detto una cosa per le finanze. Parlando di ehm, rendite passive, anche qui io ho l'idea che potreste incontrare dei consulenti o comunque qualcuno che vi faccia luce su certi tipi di attività che forse al giorno d'oggi è meglio lasciare indietro e su altri tipi di attività che invece potrebbero essere più redditizi.
Se per caso giocate in borsa, ho come l'idea che vi dicano di vendere per guadagnare questo mese di agosto. Poi ragazzi, sono previsioni con i tarocchi, quindi ascoltate i consulenti anche. Però ehm, l'intuito che dovete sviluppare è vostro. Ed è interessante perché si parte da una regina di coppe al contrario, che di solito quando in questo caso parla di alti e bassi emotivi, e si termina con un re di coppe che invece è proprio colui che ha il re di coppe nei tarocchi tradizionali è raffigurato con un trono di pietra pesante che galleggia sull'acqua. È come per dire io mantengo la mia stabilità nonostante l'acqua, che rappresenta i sentimenti, siano in continuo movimento. Ed è un bellissimo modo di finire, più concretezza, più calma e ponderazione nell'affrontare certi passi, per esempio. Sì, ci sarà una bella trasformazione, ragazzi, in questo mese per voi, a livello di sicurezza interna proprio. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Queste sono troppe. Trasformazione, che di nuovo è la morte, senso di colpa e una nuova visione. Wow! Ci sta, senso di colpa, che è un 8 di spade, tra l'altro. Ho come l'idea che vi dicano da dove arriva il vostro senso di colpa, perché state così male, perché pensate di dovervi sacrificare, perché pensate di dover soffrire o cose per lo stile, soprattutto se vi tenete dentro certe cose. Perché qui alla fine si tratta di cambiare il modo in cui vedete un certo tipo di situazione, un certo tipo di relazione o direttamente voi stessi e la vostra vita, eh. C'è come da dare più equilibrio. Tenete presente che la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato. Cioè, non importa se una cosa sia giusta ai miei occhi o sia sbagliata ad un certo punto, togliamo il giusto e sbagliato, questa cosa semplicemente c'è, esiste, è così. La cosa è così, la relazione è così, quello che mi ha fatto questa persona è così. Che sia giusto o sbagliato, questo può diventare relativo in base a chi guarda, però il punto è che mi ha fatto quella roba lì. È andata così, ok? E anche un po' il segreto della sacerdotessa è il guardare oltre, cioè, ok, la cosa è così, guardo in avanti. Ma sento che è quello che farete a fine mese perché avete un 2 di bastoni, che è proprio la carta della progettualità. Amici della bilancia, questo è quello che ho per voi. Fatemi sapere nei commenti se insomma c'è stato qualche spunto di riflessione interessante. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione se vi fa piacere. Se invece volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail e fissare una sessione privata. Io ho preparato una lettera, poi ve la mando dove spiego come lavoro. Se invece preferite andare a vostro ritmo, vi consiglio di abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, potete dare un'occhiata se vi interessa. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!